Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il Mazinga Z. Finalmente mi è arrivato il nuovo invio. Quando vedete che non pubblico è perché se non ho nulla non posso pubblicare. Allora, all'interno 4 numeri più il primo raccoglitore che, come potete leggere, è in omaggio per gli abbonati. Intanto saluto tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi di continuare a contribuire a dar vita al canale. Iscrivetevi se ne avete piacere. Attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di robot. Sto facendo anche Robocop, ho fatto Iron Man, appena sarà disponibile in Giappone già hanno iniziato a fare i primi numeri. Farò anche il grande Mazinga e poi successivamente abbiate la certezza assoluta perché faranno anche il Goldrake e il Gigrobo d'acciaio, vedrete. L'edizione Hachette, il modello è completo del centro ricerche fotoatomiche, il solo Mazinga Z è alto 75 cm e la parte invece più alta del centro ricerche fotoatomiche misura 90 cm. Meravigliosa, meravigliosa. Ci saranno le luci con possibilità di trimmarle con l'intensità ed è meraviglioso. Questo è un robot che non c'è nulla ad oggi di così splendido come fattura. Abbiamo quindi 4 numeri, dal numero 40 al numero 43. Ricordo che sono 100 uscite. Adesso andiamo a vedere il contenuto del numero 40. Non so se ve l'ho già detto, qualora ve lo avessi già detto vi chiedo scusa. Se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello mi contatti privatamente, grazie. Poi chiaramente farò una descrizione più appropriata e dettagliata, più che appropriata, più dettagliata, quando andrò a fare il video specifico del montaggio. Comunque qua abbiamo la prima parte del pilastro centrale, quello che sta sotto appunto il torace. Abbiamo già il frenafiletti nelle viti a brugola. Quando avvitate queste viti, vedete che il frenafiletti ve lo hanno messo lasciando 1 millimetro senza frenafiletti. Hanno fatto una cosa molto intelligente perché dovete prima avvitare con le dita. Quando avete preso il filetto, stringete con la chiave delicatamente senza tornare indietro, altrimenti sbriciolate il frenafiletti e poi fate ancora più fatica quando cercherete di avvitare. Abbiamo le rondelle, questa staffa qui che è in metallo anche, questa è proprio la piastra centrale in lega d'alluminio, anche se ci sarà dell'alluminio dentro ma è molto più pesante, l'alluminio è meno resistente alla flessione e pesa molto meno di questo pezzo che invece risulta pesantissimo. Questo è ottone acciaio. Stavo guardando come è stato fatto questo pezzo, pazzesco. C'è una vite qui, vabbè.
Questo è. E questo sarà il montaggio ultimato, una volta appunto che avremo montato questi pezzi che ho appena fatto vedere. Qui abbiamo sempre il designer Egon Nagai, autore e disegnatore. È veramente bello, non mi stancherò mai di dirlo. Il problema è dove lo mettiamo. Però l'importante è averlo, ragazzi. Cominciamo a farlo nostro e poi ci pensiamo dove metterlo, eh? Siete sicuramente d'accordo con me. Numero 41. 41 c'è poco da dire, vi faccio solo vedere l'interno del fascicolo perché abbiamo queste due viti e dadi, anch'esse molto pesanti. Ecco qui, questi sono gli innesti delle articolazioni inferiori, quelli che poi andranno qui. Vi faccio dare una vista sommaria di quello che è il contenuto dell'interno del fascicolo, ovviamente rivolto a tutti coloro i quali non hanno fatto la collezione e che consiglio di farla. Guardate che spettacolo, che meraviglia. Numero 42. Qua abbiamo più pezzi. Struttura toracico-addominale. E di una complessità che quasi dispiace, anche se chiaramente è molto più bello esteticamente coperto, ma uno davvero dovrebbe avere la possibilità di avere, quindi avendo più soldi, di poterne fare due e lasciarne uno semiaperto, perché l'interno è qualcosa veramente che mai ci era stato proposto prima in nessun modello, di nessuna azienda. Qui veramente non hanno lesinato sui materiali, paghiamo il giusto, anzi, se siamo veramente onesti, visto che ci fanno pagare molte volte tanto le collezioni, seppur belle, qui davvero non abbiamo nulla da dire di negativo. Ecco qui, stessa cosa, vedete, il frenafiletti vi lascia la prima parte libera. Abbiamo due serie di viti, anzi addirittura qua ne abbiamo tre, ma non ci si può sbagliare perché qua abbiamo due serie di viti, una alla testa conica e l'altra no, e qua ne abbiamo invece un'altra che è più corta di questa che è più lunga, è impossibile sbagliarsi. Le varie rondelle, boccole in silicone. Abbiamo tutti questi ancoraggi poi che andremo a vedere nel dettaglio. Guardavo che c'è un po' di ruggine qua. Eccola. Toglietela con una
paglietta di acciaio, sapete, quella per lavare i piatti, non mettete nulla di liquido, pulitela e basta. Evidentemente è stata toccata con delle mani magari sudate, è stata riposta all'interno, però per evitare che vada avanti non vi preoccupate, nessun problema, usate quella paglietta a secco e tutto tornerà come nuovo. La 42 l'abbiamo appena vista, andiamo a vedere l'ultimo numero ricevuto in questo nuovo invio. (43). Struttura articolare delle gambe, prima fase. Questo Mazinga Z alla fine peserà almeno 10 kg. Ecco qui il montaggio ultimato. Andiamo ad aggiungere un altro pezzo importante a questa imponente struttura. Tutti dicono non vedo l'ora di terminarlo, non vedo l'ora di terminarlo. Ebbene, quando a me scappa di dirlo mi pento subito dopo, perché ho iniziato questa collezione a 56 anni e la finirò a 58, quindi ecco, non ho fretta di crescere, il tempo passa da solo, godiamoci i momenti. Guardavo che nel numero 45, numero 44, che riceverò poi nella prossima consegna, avrò la seconda parte della struttura articolare delle gambe. Ecco qui. Serie di viti, quindi abbiamo due serie di viti, una grande che si identifica subito e una più piccola, le rondelle, questo pezzo qui e questi altri. Come vi ho detto, vi spiegherò tutto poi bene quando andrò a fare il video di montaggio. Bene ragazzi, io sapete che sono solito far vedere anche il punto dove siamo arrivati con i montaggi, ma preferirei chiuderla così, che ho dedicato pochi minuti, i giusti minuti, senza fare un video troppo lungo, e man mano invece che farò i video dedicati proprio specifici al montaggio di ogni fascicolo, chiaramente dipenderà da quanto sarà la durata di ogni video, allora a quel punto farò vedere anche l'evoluzione, ecco, il continuo progredire del montaggio di questa splendida opera d'arte, perché di questo stiamo parlando. Io vi ringrazio del vostro tempo, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari, grazie sempre di seguirmi, un abbraccio ragazzi, e se avete piacere di aiutarmi ulteriormente, condividete i miei video nei gruppi dedicati, e voglio ringraziare tutti coloro i quali lo hanno fatto. L'altra settimana ci sono state 25 condivisioni, e ringrazio anche tutti i nuovi iscritti. Noi abbiamo la possibilità con il canale che abbiamo, che si chiama YouTube Studio, di poter leggere il nome e cognome delle persone che si iscrivono, e purtroppo anche delle persone che non si iscrivono, e qualcuno anche che dice di essere iscritto ma in realtà non lo è. Ragazzi, non importa, se vi volete iscrivere io ho piacere. Obbligo dov'è? Non esiste nessun obbligo, però almeno la sincerità è importante. Ciao a tutti ragazzi.